Benvenuti ad una nuova puntata di XWF History, qui con voi sempre Miss N. Ciao Oggi partiamo subito parlando della quarta stagione della XWF che venne rinominata XWF Forever. Andata in onda su YouTube tra novembre del 2013 e febbraio del 2014. Una piccola parentesi che dobbiamo ricordare che in questa stagione il King ha combattuto una vistosa protezione all'addome perché infortunato. Non solo, dopo tutto quello che era successo nella terza stagione, King ritira tutti i titoli della XWF, ad eccezione del suo, quindi il titolo massimo della federazione. Nel primo episodio vediamo un match tra King e DPX, gli antichi rivali. Il match purtroppo si è concluso per no contest a causa dell'intervento di Zeus, che voleva vendicarsi del torto che gli aveva fatto DPX nella scorsa stagione. Ma nell'episodio 2 comunque poi vediamo DPX che si vendica di Zeus e lo sconfigge. Nel terzo invece abbiamo assistito al debutto di Blue Sky, ma non fu l'unica novità, perché anche Zeus cambiò il suo personaggio. Il personaggio di Zeus diviene più concentrato, la sua entrata spettacolare con questa musica solenne lo faceva assomigliare ad una sorta di divinità. E questo cambio le portò fortuna, infatti sconfisse Blue Sky in un match c'è da dire che quella non è stata l'unica sconfitta di Blue Sky, che perde anche un match nel quarto episodio contro DPX. Poi nel quinto invece abbiamo Van Life che sconfigge incredibilmente Zeus, quindi il suo debutto. Invece nel sesto la coppia formata da King e Van Life riesce ad avere la meglio su quella che era stata formata da Killer e AN, e con quest'ultimo che, attenzione, indossava la maschera maledetta. Incredibile. Ed è così che arriviamo all'episodio 7, durante il quale viene indetto il torneo per il number one contender al titolo dell'XWF. Durante questo torneo c'è una semplice regola: ogni match non può durare più di 5 minuti, pena la squalifica dei lottatori che partecipano. E vediamo una grafica dei partecipanti al torneo. E passiamo così al primo incontro, che vede Vice contro DPX. E Vice vince l'incontro, come possiamo vedere. Il torneo continua nell'episodio 8 in cui Killer sconfigge Blue Sky e avanza nel torneo. Nel 9 invece abbiamo Zeus che sconfigge Aeon e anche lì avanza nel torneo. Nell'episodio 10 invece abbiamo un promo di Blue Sky e Valais che si vogliono riproporre come wrestler date le loro sconfitte.
i primi ad essere sfidati furono appunto Killer e Zeus. In questo match furono proprio Blue Sky e Valais a vincere contro Zeus e Killer. Anche nell'episodio 11 Blue Sky e Valais lanciarono una sfida, questa volta però al campione in carica, quindi il King. I due lottatori mascherati pensavano che il King fosse solo, ma invece Zeus si presentò come tag team partner. Però il piano di Zeus era un altro e infatti più tardi tradisce il King e abbandona il match. Valais e Blue Sky purtroppo hanno la meglio sul King, che però, ricordiamolo, combatteva infortunato. Vorrei essere di parte. Sempre le solite scuse. Capisci? Nell'episodio 12 tutti i nodi vengono al pettine e Zeus sfida Valais, dato che questo l'aveva battuto nel quinto episodio, e riesce a batterlo. Nell'episodio 13 un sorteggio segreto decise che Zeus avanzava direttamente alla finale del torneo, mentre nella semifinale tra Killer e Valais c'è il superamento dei 5 minuti, che appunto era la regola che ci ha spiegato poc'anzi Johnny, il tempo limite, e quindi entrambi furono fuori. E quindi Zeus il nuovo number one contender del King. E nell'episodio 14 c'è un cambio di scenografia, vediamo. In questo stesso episodio King riesce a sconfiggere Ayan che portava la maschera maledetta, ragazzi, la maschera maledetta. Nell'episodio 15, durante un diverbio tra King e Zeus, viene annunciato il match per il titolo, per la puntata seguente che doveva concludere la quarta stagione. Ma la stipulazione del match lascia tutti di sasso, perché per la prima volta in XWS venne sancito un ladder match. E arriviamo così alla season finale, dove si disputa proprio questo ladder match che vede Zeus contro il King, e vediamo gli highlights di questo match. Come avete potuto vedere, Zeus riesce finalmente a capire come fermare il King incatenandolo a terra e conquistando così il titolo. Fu un giorno molto triste per tutti i fan del King. Dopo un regno durato più di un anno, il re dovette abdicare. Però c'è da ricordare che il King non era al 100% delle sue forze, dato che era infortunato. Vabbè, le solite scuse. Comunque io direi di concludere la puntata qui, perché sennò non so dove andiamo a finire. Concludiamo, va bene? Ricordate che la prossima puntata sarà l'ultimo episodio della XWF History. Mi raccomando, seguiteci sempre. Un bacio! Ciao Dale!